Ciao e ben ritrovato in questo terzo video sulla Lapponia in cui ti spiegherò tutto quello che c'è da sapere per organizzare al meglio un viaggio in questa bellissima regione. Se non l'avessi già visti ti consiglio di recuperare i primi due video che ho già fatto, li trovi qua in alto a destra, che sicuramente ti saranno utili per capire ancora meglio cosa aspettarti da questo tipo di vacanza. Ma adesso basta con le chiacchiere e partiamo! Forse la prima domanda che sorge spontanea è: qual è il periodo migliore per andare in Lapponia? La risposta è dipende. Dipende da quello che stai cercando, ma forse neanche te sai cosa stai cercando di preciso, quindi analizziamo i pro e i contro di ogni periodo. Per prima cosa permettimi di dividere i mesi in due categorie: inverno con dicembre, gennaio e febbraio e primavera con marzo e aprile. E adesso analizziamo i pro e i contro di ogni periodo. Temperatura. In primavera c'è un clima perfetto per le escursioni e le attività. Il giorno le temperature che abbiamo trovato andavano poco sotto lo zero, nulla di troppo diverso da una giornata in montagna a sciare per capirsi. Comunque ti lascio il link in descrizione per vedere lo storico delle temperature e farti un'idea. Aurora boreale. Le probabilità di vedere l'aurora boreale in inverno sono più alte, infatti a seconda del periodo già dal tardo pomeriggio puoi alzare gli occhi al cielo e cercare qualche bagliore verde. Anche in primavera è possibile vedere l'aurora boreale, ma le probabilità sono molto più basse. Fai conto che è visibile dalle 11 di sera e mettiamo che vai a letto alle 1. Ecco che hai una finestra di appena 2 ore per poterla vedere. In inverno invece la fascia oraria in cui è buio e l'aurora è visibile è maggiore e di conseguenza anche la tua probabilità di vederla. Comunque riparleremo meglio dell'aurora più avanti. Lunghezza delle giornate. In primavera la mattina c'è luce già dalle 7 e il sole tramonta verso le 8 di sera. Questo significa che puoi sfruttare al meglio le tue giornate. In inverno invece le giornate sono molto più corte. Ti lascio comunque il link in descrizione per consultare gli orari di alba e tramonto a Rovaniemi. Imprevedibilità. Più ti spingi verso la fine della primavera, più aumenta il rischio di non trovare neve. La settimana prima del nostro arrivo le temperature stavano salendo tantissimo, arrivando a toccare i 5 gradi e si stava sciogliendo tutto. Per fortuna poi è nevicato e le temperature sono scese, ma abbiamo rischiato di andare in Lapponia con motoslitte e husky safari prenotati e non trovare la neve. E comunque il paesaggio che abbiamo trovato, per quanto stupendo, non era quello che puoi trovare in inverno. Ad esempio gli alberi erano piuttosto spogli di neve e anche nelle città non c'era molta neve. In inverno invece sei sicuro di trovare tutto innevato, a meno che il surriscaldamento globale non abbia sciolto tutti i ghiacciai e tu viva sulle zattere come in Waterworld. Quindi, tirando le somme, se il tuo obiettivo è vedere l'aurora boreale e vivere l'esperienza di provare il freddo estremo circondato da un paesaggio ghiacciato più unico che raro, allora ti consiglio di andare nei mesi invernali. Se invece quello che cerchi sono le escursioni e le attività invernali, più avanti le vedremo nel dettaglio, allora ti consiglio la primavera, così da potertele godere al 100%. Secondo topic: dove andare in Lapponia? Se hai visto il mio primo video saprai bene che la Lapponia è una grande regione che si estende in 4 differenti nazioni: Finlandia, Svezia, Norvegia e Russia. Turisticamente parlando, quelle più gettonate sono la Lapponia finlandese e la Lapponia svedese. Se opti per la Lapponia svedese potresti partire da Stoccolma, prendere il treno notturno fino a Luleå, poi andare a Kiruna, dove ci sono molte attività come motoslitte e husky safari, e infine molto bello c'è il Parco Nazionale Abisko. Sulla Lapponia svedese più di questo non so dirti, non essendoci mai stato, mentre sulla Lapponia finlandese puoi trovare un sacco di materiale nei primi 2 video che ho pubblicato, ma adesso facciamo comunque un riassunto. Puoi atterrare e ripartire dall'aeroporto di Rovaniemi, e Rovaniemi è sicuramente la città simbolo della Lapponia, dove puoi trovare infatti il villaggio di Babbo Natale. Oppure puoi prendere il treno notturno che collega Rovaniemi a Helsinki, quindi magari atterrare a Helsinki, visitarla e poi andare a nord come abbiamo fatto noi, oppure l'incontrario. Poi se hai la macchina ti consiglio da Rovaniemi di andare verso Illas, che è il centro sciistico più importante e dove puoi fare un sacco di sport invernali, oppure ancora andare verso il Parco Nazionale di Paluosto. Terzo topic, con il quale rispondo anche a una domanda che mi è stata fatta. Serve la macchina? Beh, sicuramente può essere molto utile, ma non è necessaria soprattutto se state nel centro di Rovaniemi. Questo perché molte attività offrono il servizio navetta e quindi vengono a prendervi dal vostro hotel o appartamento, purché sia vicino a Rovaniemi, vi portano a fare l'attività e poi vi riportano al termine dell'attività esattamente da dove vi hanno presi. Quindi se stai a Rovaniemi, anche senza macchina, hai la possibilità di accedere a tantissime attività. Se sei senza macchina, ti consiglio
consiglio di prendere la casa in questa zona perché sei in centro e puoi andare comodamente a piedi all'Architrium, il posto migliore da dove vedere l'aurora boreale. Quarto topic, che cosa fare in Lapponia? Sicuramente le attività invernali sono tantissime, c'è l'imbarazzo della scelta, ma andiamo ad analizzarla una per una. Le e-fat bike, ovvero le bici da neve elettriche, sono super divertenti e non troppo faticose. Noi abbiamo fatto un bel giro di 5 ore ad Illas ed è stato bellissimo. L'unico contro è che è facile cadere. Ovviamente caschi sulla neve soffice ed è difficile farsi male, ma comunque la consiglio a chi è disposto a fare qualche scivolone. Motoslitta, pura adrenalina, soprattutto se come ho fatto io sfiori i 90 km/h. Su internet puoi trovare una miriade di attività che propongono un giro in motoslitta che vanno dai 10 ai 50 km. Secondo il mio umile parere un buon compromesso con il portafoglio sono 20-30 km. Volendo c'è anche la possibilità di noleggiarle senza la guida ed andare per conto proprio, ma noi abbiamo trovato l'attività motoslitta più pesca sul ghiaccio e non abbiamo resistito. Ice fishing, ovvero la pesca sul ghiaccio. Io non sono molto paziente e la pesca è lo sport che più si allontana dai miei gusti, ma quella sul ghiaccio è così particolare che dovevo assolutamente provarla e devo dire che mi è piaciuto un sacco. La location era straordinaria, isolati in mezzo ad un enorme lago ghiacciato. E poi siamo pure riusciti a pescare un pesce. Una delle cose che devi assolutamente provare è la sauna, seguita da un bel tuffo nella neve. Mentre sei in sauna, la tua pelle raggiunge temperature molto alte e questo ti permette di uscire fuori sulla neve senza sentire freddo, ma anzi la sensazione è stupenda, senza considerare che la vasocostrizione provocata dal freddo è un ottimo esercizio per i tuoi vasi sanguigni. Noi ci siamo spinti ancora oltre e abbiamo fatto il bagno nell'acqua ghiacciata senza aver fatto nessuna sauna. E anche in quell'occasione, appena usciti dall'acqua, non abbiamo sentito freddo, ma piuttosto una bella sensazione rinvigorente. Noi abbiamo provato queste attività, ma altri spunti potrebbero essere sci, snowboard e sci di fondo. Attenzione, regalino per tutti voi che siete arrivati fino a questo punto del video. In descrizione trovate un file Excel dove sono presenti tutte le informazioni delle attività che ho fatto e anche quelle che comunque avevo selezionato come interessanti. Quinto topic, come vestirsi. Sicuramente dipende dal periodo in cui andate in Lapponia, ma vi riporto la mia personale esperienza. Il momento più critico è quando stai fermo, di notte, ad aspettare l'aurora boreale. Una sera abbiamo beccato meno 8 gradi e grazie a come ero vestito non ho sentito freddo ed ero vestito nel seguente modo: calzamaglia, pantaloni da neve, 4 paia di calzini, dopo sci piuttosto leggeri della Decathlon, maglietta maniche corte, maglietta maniche lunghe termica, maglietta maniche lunghe normale, maglietta maniche lunghe termica, golf, giubbotto, paracollo, cappello e doppio paio di guanti. Sesto topic, aurora boreale. L'aurora boreale è uno dei fenomeni naturali più belli che esistano e sicuramente se vai in Lapponia non vorrai perdertela. Purtroppo non esiste una regola matematica per vedere al 100% l'aurora, ma con una serie di accorgimenti puoi aumentare la tua probabilità di vederla. Vediamo adesso quali sono. 1. Controlla cosa dicono le applicazioni. Io usavo My Aurora Forecast e ER. Queste fantastiche applicazioni ti dicono in quali giorni e in quale orario è più probabile vedere l'aurora e ti dicono anche l'intensità prevista. Inoltre ricordati di controllare anche quante nuvole ci sono, altrimenti non vedrai nulla. 2. Non affidarti ciecamente alle applicazioni. Un giorno era prevista una fortissima aurora senza nuvole, ma quando siamo arrivati il cielo era completamente coperto. Invece un giorno in cui le probabilità di vedere l'aurora erano molto basse, siamo riusciti a vedere l'aurora più forte di tutta la vacanza. 3. Trova un posto con una bella vista e poco illuminato. In descrizione ti linko i 2 posti che abbiamo scelto noi. Settimo topic, quanto costa una vacanza in Lapponia se lo organizzi per conto tuo? Dipende da quanti giorni fai, da che stile di vacanza vuoi fare, da quante persone siete. Comunque ti riporto esattamente quanto ho speso io così che tu possa farti un'idea. Aereo 306 euro, con una valigia da stiva ogni 2. Treno Helsinki-Rovaniemi con cabina 46 euro. Casa Kittilä 2 notti 56 euro. Casa Rovaniemi 4 notti 60 euro. Macchina 110 euro. Benzina 22 euro. Motoslitta più pesca 136 euro. Fat bike 72 euro. Spesa in cibo 112 euro. Ristorante 34 euro. Aschi safari 90 euro. Ciaspole 15 euro.
per un totale di, rullo di tamburi, 1.059 euro. Questo è esattamente quanto ho speso io. Considera che eravamo 6 persone, il che consente di ammortizzare un po' i prezzi, soprattutto su macchina e benzina, e considera anche che ho prenotato a metà gennaio, quindi grosso modo 2 mesi e mezzo in anticipo. Ottavo topic con il quale rispondo a una domanda che mi è stata fatta: come ho gestito le riprese col drone. Per quanto riguarda la temperatura, i -4 e -5 gradi non hanno infastidito particolarmente il drone. Invece per quanto riguarda le riprese sulla motoslitta, ho semplicemente chiesto alla guida di poter fare un tratto abbastanza corto e poi fermarsi per poter fare atterrare il drone, e in quel tragitto lì mi sono messo seduto dietro a chi guidava e ho pilotato il drone mentre la motoslitta stava andando. Nono e ultimo topic: viaggio organizzato o vacanza organizzata da solo? Beh, sicuramente il vantaggio dei viaggi organizzati è che non devi organizzare nulla e hai la possibilità di conoscere persone nuove. D'altra parte, se organizzi il viaggio per conto tuo, hai la possibilità di essere più flessibile sulla vacanza, scegliere la data di partenza, scegliere la durata della vacanza, e hai la possibilità anche di risparmiare un po' di soldi, soprattutto se prenoti con un po' di anticipo. L'unico difetto di organizzare una vacanza da solo potrebbe essere trovare tutte le informazioni per poterlo organizzare al meglio, ma se hai visto tutti i video sulla Lapponia, spero che questo procedimento ti sia molto più facile. Con questo video si chiude il capitolo sulla Lapponia. Se ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti e ricordati di mettere like e di iscriverti al canale. Per qualsiasi domanda non esitare a chiedere, e noi ci vediamo alla prossima avventura. La conquista del Polo Nord!